Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo contenuto con le ultime in casa Napoli per quanto riguarda il mercato e questa situazione Vergara, Como, addirittura il calciatore apre alla cessione. Andiamo a vedere cosa sta succedendo e facciamo il punto con calma passando anche da alcuni rientri ed eventuali calciatori che potrebbero finire sul mercato, ovviamente tornando dai prestiti. E ultima ma non ultima per importanza è uscito fuori il perché Allegri non può ancora liberarsi dal Milan. Fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti. Se vi va, iscrivetevi al canale attivando la campanellina e se vi piace il video un bel like, fa piacere al sottoscritto e come sempre diamo una mano all'algoritmo. Partiamo da questa situazione Vergara e ovviamente chi rientra dai prestiti e poi ci soffermiamo anche sul perché Allegri non può ancora liberarsi dal Milan. Vergara. Il mattino Antonio ha aperto alla cessione per quanto riguarda ovviamente la trattativa con il Como. Il desiderio del club è venderlo. Allegri deve decidere. Questo è il titolo di stamattina. Massimiliano Allegri è chiamato alla prima decisione da allenatore del Napoli. Lo si legge stamattina sulle pagine del Mattino che racconta come il club sia praticamente spalle al muro per quanto riguarda la probabile offerta del Como per Antonio Vergara. Fabregas ha individuato nel ragazzo di Frattaminore il profilo ideale per rimpiazzare Nico Pazzi che dovrebbe tornare dal Real Madrid. Il quotidiano specifica però che servirà l'ok di Allegri e questa eventuale cessione. Ieri in esclusiva vi abbiamo raccontato quale sia ad oggi la posizione del tecnico livornese sul ragazzo classe 2003. La posizione di Allegri per quanto riguarda Vergara era: non si cede, si tiene a Napoli, ragazzo ovviamente che può dare tantissimo alla causa, tanto è vero che stando a quanto riporta il Mattino, Antonio Vergara ha aperto al trasferimento al Como che lo ricordiamo quest'anno giocherà la Champions League. La volontà di sacrificare sul mercato il calciatore viene direttamente dal Napoli, che però deve ascoltare il parere del nuovo allenatore che, come vi abbiamo raccontato, vede in Vergara un profilo giovane, valido e forte sul quale costruire le basi del Napoli che verrà. L'allenatore vede Antonio come mezzala ma anche da trequartista, lo reputa un ragazzo di talento con tanti gol nelle gambe per la squadra. Il prezzo fissato del cartellino è di 30 milioni. Io non vado nemmeno a valutare il cartellino 30, 40, 50, 20, 70 che siano, ma perché cedere Vergara? Punto primo, diciamo che io lo tengo a prescindere per quanto riguarda la situazione del vivaio. Quindi nelle liste non devi metterti a fare determinati Tetris per far uscire qualcuno, rientrare un altro. Il Napoli comunque dal punto di vista delle liste deve sempre fare attenzione perché siamo veramente tanti. Punto primo. Punto secondo, dal punto di vista tecnico io non lo cedo perché? Perché Vergara quest'anno con uno spogliatoio dove avevi calciatori intorno fatti, finiti, con trofei vinti, dal punto di vista della personalità potevi anche un tantino scomparire, o meglio entrare in campo e diciamo non rendere al 100% perché ti vedi, ti guardi intorno e comunque hai De Bruyne, c'è sta Lobotka, c'è McTominay, tantissimi calciatori molto ma molto forti, potevi anche diciamo un tantino scomparire. Non è stato così, invece competizioni diverse, avversari diversi, gol al Chelsea, gol al Como, gol contro la Fiorentina, cambia la competizione, cambia il campo, cambia diciamo l'atmosfera nello stadio in cui vai a giocare, non cambia assolutamente l'identità di Vergara. È questo che dobbiamo capire ed è questo che dobbiamo portarci avanti. Non cediamo, per favore, non cediamo Vergara, calciatore che stoppa il pallone, spalle alla porta, si gira, punta all'avversario dal punto di vista della pericolosità offensiva, cerca sempre di prendere la scelta che porta alla maggiore pericolosità possibile, pur a volte sbagliando il passaggio, però magari diciamo la scelta rischiosa la vai sempre a sposare, molte volte ti premia, la butti dentro, fai un assist, rendi comunque pericolosa una fase offensiva e magari vai in gol e andiamo in vantaggio o pareggiamo una partita. Ecco perché non venderei assolutamente Vergara. Poi dal punto di vista tattico Allegri lo vede come trequartista, io sono d'accordo, sotto punta, dietro la punta, come mezzala bisogna comunque vederlo un attimo in un centrocampo che possa essere a 3 magari, però ha tutte le qualità per poter far bene quest'anno e diciamo mi brucerebbe un tantino nel vendere un calciatore che poi si è visto quest'anno che siamo lì
per diciamo non sfondare e diventare il nuovo Messi. Attenzione però, iniziare veramente con continuità una carriera ricca di soddisfazioni. Perché privarci delle soddisfazioni personali di Vergara che poi si riverserebbero sul nostro Napoli, piuttosto che andare a fare del bene al Como? Ecco, non mi spiego perché il Napoli, almeno a quanto ci hanno fatto sapere, potrebbe tranquillamente non vacillare e si presenta l'offerta di 30 milioni e farlo partire. Auguriamoci in questo caso che Allegri punti sul calciatore, così da vederlo a Napoli ancora per un anno almeno. Detto questo, passiamo ai rientri dai prestiti, perché ci sono novità sulle eventuali cessioni. Un attimo che riprendo la notizia, così la commentiamo. La Repubblica, il quotidiano, fa l'elenco dei calciatori che il Napoli potrebbe decidere di tenere in estate o mandare via nuovamente. Rafa Marin e Lang sono quelli con maggiori possibilità di essere recuperati alla causa. Lucca, Lindstrom, Cajuste e Ngong saranno invece dirottati di nuovo altrove, sempre che Allegri non decida di valutarli nel primo ritiro di Di Maro. Ecco perché dico, questi 30 milioni li possiamo prendere tranquillamente da chi rientra, Lucca, Lindstrom, Cajuste, Gong e quant'altro, senza fare come stiamo facendo nelle ultime sessioni di mercato, tutti e veramente tutti in prestito. Cerchiamo di cederlo qualcuno, anche perché non possiamo fare la stessa cosa in tutte le situazioni e tutte le sessioni di mercato che si presentano. Vanno via, poi tornano, poi vanno a scadenza, li devi rinnovare perché sennò lo perdi a zero e quant'altro. Cerchiamo di farli rientrare da tutte le eventuali cessioni che possono esserci. Ovviamente sono tanti i rientri ed è lì il maggior lavoro del direttore Manna, da dover effettuare e portare a casa quantomeno una manciata di milioni da ciò che potresti cedere e ciò che devi tenere, ma sempre in base a ciò ovviamente che giudicherà e valuterà Massimiliano Allegri quando si vedranno a Di Maro. È uscito il perché, proprio perché per quanto riguarda Allegri non può liberarsi ancora dal Milan. Io vado a riprendere la notizia, mi viene da sorridere, perché se dovesse essere solo questo il motivo, allora siamo veramente di fronte ad una società, quella del Milan, senza né capo e né coda. Sky, Allegri bloccato, non può liberarsi dal Milan per un motivo. Il Napoli non ha ancora ufficializzato il nuovo allenatore dopo Antonio Conte, perché Massimiliano Allegri, sostituto, è bloccato dal Milan, con cui non ha ancora trovato ovviamente la quadra per una buona uscita. Ci sono degli aggiornamenti per quanto riguarda Allegri, attualmente bloccato dal Milan, ce lo dice Gianluca Di Marzio a Sky Sport durante il programma Calciomercato, l'originale. Questo è quanto svelato dal collega, e con il Napoli che aspetta la risoluzione del contratto. Da quanto so è bloccata perché non c'è un referente con cui definire questa situazione. Calvelli sta gestendo le situazioni in corso in attesa che arrivi un vero amministratore delegato, ma non è un uomo di calcio. Serviranno quindi profili che comprendano tutte le dinamiche affinché possa iniziare la stagione rossonera, non solo a livello di mercato, ma in generale. Allora, se dovesse essere principalmente o magari solo questo il motivo, non c'è un referente con cui definire questa situazione, cari ragazzi, siamo di fronte alla peggiore gestione del Milan e una delle peggiori gestioni societarie, poi al di là che sia il Milan o qualche altra squadra, ma che ho mai letto nel tempo. Quindi ecco che ci rifacciamo poi alla situazione fondi. Il Napoli non vende, De Laurentiis non cede e quant'altro, tifosi che si schierano da una parte e dall'altra, e non vuoi vendere, no, l'americano non lo voglio, eccetera eccetera. Bisogna andarci con i piedi di piombo e mettere tutti i puntini sulle i e anche qualcosa di extra per quanto riguarda poi un'eventuale cessione ad un fondo, perché quando si fa piazza pulita di uomini di calcio in una società come il Milan o come il Napoli o come il Como, l'Atalanta, eccetera eccetera eccetera, rischi di percorrere queste situazioni che possono essere molto ma molto dolorose, perché al di là di ciò che si legge, titoli ovviamente che acchiappano click,
Allegri resta al Milan, si ferma un anno, Ibrahimovic vuole fare il dispetto al Napoli, eccetera, eccetera, eccetera. Stai rallentando tu Milan, il tuo stesso mercato, la tua stessa crescita e la tua stessa programmazione, perché il Napoli sta andando tranquillamente avanti. Sa benissimo che Allegri firmerà e lo presenterà a Di Maro. De Laurentiis sicuramente non era tranquillo, ma non era nemmeno molto ma molto adirato nell'ultima uscita in conferenza stampa, quindi sa benissimo dal punto di vista burocratico cosa deve succedere, cosa succederà e quando potrà ufficializzare il nuovo allenatore. Però da questo punto di vista e tutto ciò che ci arriva, diciamo giorno per giorno, il Napoli sta comunque programmando assolutamente la prossima stagione, ciò che non sta facendo il Milan, perché non hai nemmeno l'allenatore che potrebbe firmare dopo Allegri. Quindi stiamo attenti in primis quando si presenta un fondo e non prendiamo, diciamo, posizione da una parte e dall'altra noi tifosi, perché non serve assolutamente. In primis a noi stessi bisogna valutare le situazioni in casa Napoli sempre come si deve, e quindi diciamo De Laurentiis fa bene a volerci vedere molto ma molto lungo, soprattutto per non incorrere in situazioni del genere. Vuoi esonerare un allenatore e non c'è un referente con il quale definire la situazione. Non esiste in una società di calcio che deve programmare, deve andare avanti, e pur dovendo cedere un allenatore perché ha chiesto di andare via e quant'altro, rallenti di questa maniera. Fidiamoci del nostro Napoli e speriamo ovviamente, come sempre, che il Napoli la faccia giusta la scelta, soprattutto per quanto riguarda Vergara. Poi se dovesse arrivare un'offerta da 50 milioni, e allora vuol dire che la società che vorrebbe acquisire il calciatore fa totalmente sul serio, ed è giusto che vacilli di fronte a 50 milioni, però io cercherei di tenerlo a Napoli per, diciamo, giovare delle prestazioni del calciatore, che io sono convinto che quest'anno miglioreranno ancora di più di quelle che sono state ovviamente sotto la gestione Antonio Conte di quest'anno, e troveranno sicuramente più continuità anche a livello di presenze. Sempre Forza Napoli, ci vediamo nel prossimo video, ciao!